Eccolo. Buongiorno. Ma guarda chi c'è qua. Buongiorno. Due miti. Piacere, piacere. Nives Meroi e Mario Brunello. Ma che bello. Paolo, Don Paolo. Don Paolo. Don Paolo. Ebbene sì. Che quindi tu usi, abbiamo sentito le corde, entrambe le corde, quindi quelle del violoncello e le corde d'arrampicata. Sì. Sono due grandi passioni. Beh, ce n'è di gente qui. E tutti che hanno lasciato la famosa impronta. Qui abbiamo veramente la storia del Cervino e della dimensione alpinistica della Val Tournanche, che è stata anche un po' la sua fortuna. Da religioso, cosa può voler dire una cosa così? Questa voglia di andare a vedere cosa c'è lassù in musica, in montagna, nella religione, nella preghiera. Ma se posso dirti cos'è per me, per la mia esperienza personale, più che la cima è l'andare verso, è il ritmo interiore che ti dà la salita, come il suonare. È quello che mi fa bene. È quello che fa bene. Sì. È il momento in cui i pensieri non possono divagare in nessun modo. Sono completamente presente all'atto. E la difficoltà l'aiuta, perché sennò cadi. Secondo me è anche una forma di meditazione il camminare. Sì. Proprio perché un passo dopo l'altro espiri e inspiri la natura. È il gesto proprio quello dell'affidarsi e di chiedere il permesso. Allora, questo è il tuo violoncello. Ah sì. Sì. Questo è il tuo violoncello. Devi accordarlo bene. Come riesco Io accordo a 4,40. Là è a 4,40, tu a 35, 15, 50, 50, boh, 50 ha giudicato 50. 50. Che cosa hai in mente? Arriviamo su? Arriviamo su e niente, subito sentiamo un po' come bisogna conquistare tutto lo spazio intorno a quel suono. Il suono deve partire da là e devo riuscire a farlo arrivare Fino lassù. fino lassù. Vediamo se c'è la foto di quel punto dove si può vedere. Dove andremo noi? Sì. C'è? Ci dovrebbe essere. Qui è con la neve. Dovrebbe essere. Palcoscenici di ghiaccio? No. Ah, qui ci sono le pubblicità. Ah. E questo? Mitico. Mitico Mike. Chissà se lo troviamo oggi. È ancora lì. Con la Con la bottiglia di grappa. Dai che andiamo. Sì, colazione fatto. Ok. Zaino. Zaino lì. Grazie. Vale. Prendiamo la carta. Dici? Meglio. Meglio. Tutto a posto. Ecco. Pronti via. Abbiamo visto le previsioni che garantiscono Ma ci spaventiamo per due voci, ma neanche per due sole. gocce. Mi rovina la pettinatura. Col sole che troviamo lassù.
Senti il suono. Le fontane proprio sono il suono della storia, ce lo riportano, perché prima che ci fosse la registrazione c'era un grande silenzio, solo lo possiamo raccontare. Vedi che se tu lo filmi il suono non c'è, ma c'è la memoria della fontana, ma noi non possiamo sapere che suono aveva. Come le mie care suite di Bach sono state incise per la prima volta agli inizi del Novecento, ma prima di allora nessuno si può dire come venivano suonate. E da quel momento invece tutti sappiamo che si potrebbero suonare così. E allora cominciamo a copiare, a voler far di meglio e penso che anche nelle vie di montagna sia così, no? Cioè dal momento in cui è stato documentato noi sappiamo quale via si può prendere, ma prima? Quante vie in effetti sono state salite dal cacciatore che andava a cercare di prendere la bestia, perché portare a casa la bestia voleva dire avere da mangiare per tutta la famiglia, però quelli, Chi come lo sa? dici te, non documentavano. Si perdono in quel silenzio, invece questi suoni qui bisognerebbe farli diventare patrimonio dell'UNESCO, perché raccontano la storia e noi sul documento non abbiamo più la libertà di lasciare andare la fantasia, perché quella personalità ha lasciato un'impronta talmente forte che da lì non si può più fuggire, insomma. C'è un sentiero che ti obbliga a seguire quella strada lì. Ecco una cascata. Il suono di una suono. cascata. Vai da Sì, lì, dai. filmo. Sì, dai. Il suono è un segnale, è un richiamo per chi cammina, per chi viaggia, come erano le stelle per i navigatori. Quando sento una cascata così, sempre io l'associo alla musica di Bach, perché la musica di Bach è una sorgente continua, una cascata continua. Beethoven, la Sesta Sinfonia, la Pastorale, ha voluto descrivere la natura attraverso la musica e quello è stato proprio un progetto, insomma. Mentre forse la musica di Bach non aveva progetti, aveva questa capacità proprio di essere natura più che di rappresentare la natura, proprio essere proporzione, non simmetria, ma naturalità, veramente proporzione naturale, come questa foglia qua per esempio. C'è qualcosa di più sulla destra e qualcosa di meno sulla sinistra e la natura ha compensato. Arriva a essere alla fine Arriva a essere creazione armonica. una forma di natura, è per questo che può essere suonata con qualsiasi strumento, può essere ascoltata in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo. In cima a una montagna la musica di Bach diventa vento, diventa aria, diventa cielo, diventa roccia.
Bach quindi ci potrebbe stare bene al cospetto di un K2, di un Everest. Diciamo che ho già provato quella sensazione lì proprio nell'ultimo tempio che c'è prima di arrivare al campo base. Però mi ha fatto più impressione il lama che mi ascoltava, che è venuto fuori, si è seduto lì sui gradini e ha ascoltato proprio, ha fatto 2 lacrimione. E quindi hai suonato questo... Ho suonato un po' questo Bach, naturalmente, un po' anche improvvisato, a dire la verità, proprio per sentire questi suoni come si adattavano a quel posto. Una cosa che mi piace proprio è leggere i profili delle montagne sul cielo, no? Se io dovessi suonare questa cosa qua, che tempo dai? Cioè, prendi una cosa lenta oppure già vuoi fare questi salti perché vedi già un ritmo che potrebbe essere interessante per un'improvvisazione oppure per adattare una sarabanda di Bach a quel movimento lì. E segui proprio la partitura della montagna. Una cosa che ho capito andando tante volte oltre gli 8000 metri, quindi in quella che viene definita la zona della morte, perché oltre gli 8000 metri, siccome noi non siamo costruiti per vivere in quegli ambienti, si impara, si riscopre di essere corpo e soprattutto ricominciare ad ascoltarlo, ad ascoltare i messaggi che ci manda, perché il corpo è molto più vecchio e più saggio di noi, perché la nostra mente è più giovane e di cantonate ne prende. Quando trovo questi spazi qui proprio finalmente ho questa sensazione di essere veramente autentico. Ma sai che è difficile da far passare questa cosa nel mondo, tra i colleghi. Perché cosa ribadiscono loro? Non c'è acustica, ti senti come in mutande. Ti senti in Sì, mutande? non c'è risonanza. E quindi nudo per quello che sei? Sì. Anche l'alta quota, anche gli 8000 metri smascherano, perché lì davvero devi tirar giù la maschera e ti riveli per quello che sei nel bene e nel male. Quella libertà, la libertà di essere in mutande. Sì. Rischi il fallimento, certo, e la parola fallimento è un argomento difficile nella nostra società. I migliori successi nascono dai fallimenti, no? Nel 2009 eravamo in piena corsa femminile per la prima donna in cima a tutti gli 8000 ed eravamo in 3 donne pari merito con 11 cime salite. Allora siamo partiti io e Romano, perché io e Romano li avevamo percorsi sempre insieme, saliti tutti insieme quelle montagne, gli 11 8000. Partiamo per tentare il 12° e poi a 7500 metri sul Kanchenjunga, che è la terza cima più alta della terra, Romano non sta bene
Niente di che, era molto stanco, ma a quelle quote è normale essere stanchissimi. Solo che la cosa mi era sembrata strana e lui, arrivati a 7500, mi ha detto: ma montiamo la tenda, fermiamoci qua, poi tu domani provi ad arrivare in cima, io ti aspetto qua, poi scendiamo insieme. E mi sono chiesta: ma ha senso per me rincorrere la 12ª vetta solo per non rimanere indietro nella gara? E allora per quello gli ho detto di no, siamo scesi subito, e poi lì è incominciata tutta la, Però la salita del 15° 8000, esatto. l'abbiamo chiamato, che è stata appunto la malattia di Romano. che poi invece ha dato i più bei successi per essere Sì, arrivato alla fine. esatto, è quello, appunto, sul momento poteva sembrare un fallimento perché a quel punto ero fuori dalla gara, non sarei più potuta diventare la prima donna a chiudere il cerchio di tutti gli 8000. Però poi appunto fatto tutto questo percorso, anni di ospedale, 2 trapianti di midollo, e a quel punto si è rivelato quello che sul momento sembrava un fallimento, si è rivelato il successo più grande. Quanto ci manca? Eccoci! Mi domando come faccia Romano a tenere la telecamera ferma a 8000 col fiatone, io ce l'ho qua. Eccoci qua. Tu leggi tutta questa, no? Questa salita abbastanza regolare del profilo, parlo. Sì, della cresta. No, poi comincia a dare qualche segno di inquietudine, poi uno più piccolo e poi arriva la sarabanda. Eccola lì. Questa sarabanda assomiglia a una canzone di montagna. Adesso te la insegno, adesso ti faccio cantare. Urca! Sì, dai. Questa sarabanda Non sai a cosa vai incontro, no, cioè, ci troviamo. E fa. Non sembra una melodia di montagna. Sì? Richiama gli echi. Dai, prova. Mi vergogno! Dammi che ti filmo io che canti, dammi, No. via. Ma lo canto dentro di me, se non ti Dai, dispiace. Non ce la farai. Dai, prova. Non rigo. Preferisco ascoltare te. Ma pensa te. Sono... Che va in cima al mondo. E sono un mulo, sono muso. testarda come un mulo. Allora dovrò cantare anche al posto Anche per me. Anche per te. Ti devi preparare, Sentiamo com'è questo concentrare. suono davanti a Sua Maestà qui. No, ma siccome volevo suonare questa sarabanda davanti a questa divinità e condividerla, prova ad ascoltare questa melodia seguendo un po' i profili, così uno prova ad avere questa chiave di ascolto alpinistico, ma soprattutto perché mi piacerebbe condividere con te il suonare questa musica.
e lo percorriamo insieme, Sì, esatto. questo cammino. Dai!